In questo video vado a mostrarvi il mio TP Scoreboard, quindi vedremo l'utilizzo dell'apparecchio in tutte le sue funzionalità, cominciando naturalmente dall'accensione. Quello che state vedendo non è la versione finale, ma è ancora un prototipo beta e questo è in pratica identico alla versione finale, tranne che per il coperchio posteriore. Nella versione finale questo foro al centro sarà spostato sul lato destro, in maniera che infilandovi dentro il dito si potrà accendere il dispositivo premendo soltanto un tasto. In questo prototipo io per accendere il dispositivo sono costretto a rimuovere il coperchio e a premere questo tasto. Come vedete l'apparecchio è acceso e pronto per l'utilizzo. Quindi rimettiamo il coperchio e andiamo a vedere come funziona la procedura di avvio. Intanto le due squadre hanno ciascuna uno di questi orologi telecomando e il dispositivo mi sta chiedendo di agganciare il telecomando della squadra che giocherà sul lato sinistro del campo. Quindi la squadra sinistra premerà questo pulsante per alcuni istanti per poter agganciare il proprio telecomando e lo stesso farà la squadra di destra. Quindi a questo punto siamo pronti per la partita. Semplicemente il match può iniziare e ogni qualvolta una squadra segnerà un punto premerà il tasto sul proprio telecomando. C'è un solo tasto che ha una sola funzionalità ed è quella di segnare un punto, quindi è molto semplice da utilizzare. Dopo ogni game abbiamo il riepilogo dei set e dei giochi e come vedete viene visualizzato il punteggio dei giochi del set che stiamo giocando. Però ci sono diverse altre opzioni per il punteggio. Praticamente il TP Scoreboard supporta tutte le modalità di punteggio, diciamo, che si utilizzano normalmente nello sport del padel e è possibile accedere alla configurazione tramite questi tasti laterali posti sui lati dell'apparecchio. Ce ne sono due. Con il tasto sinistro accediamo al menu di configurazione e come vedete con questo tasto io posso spostarmi attraverso le varie opzioni del menu e ci sono, oltre alle opzioni, anche dei comandi che per esempio possono essere utilizzati per salvare la configurazione corrente. Se io lascio diciamo non premo alcun pulsante per 10 secondi, l'apparecchio torna alla modalità punteggio, quindi esce dal menu. Ok? Quindi vediamo una per una le voci di menu, cominciando dalla prima, che è il KP. Ok, KP sta per Killer Point e con l'altro tasto io cambio la modalità dell'opzione, quindi questo Killer Point no, questo Killer Point sì. Quindi con la modalità Killer Point facciamo in modo che sul 40 pari il prossimo punto sarà, diciamo, vincerà il game. Ok? SB sta per Super Tiebreak, quindi diciamo il Super Tiebreak è il set finale, diciamo, che si gioca quando praticamente si è ad esempio sull'1 pari. Anziché giocare il terzo set si può giocare in un super tie break, che praticamente è un tie break
a 10. Anche questo fa parte delle regole standard del padel. Alcune altre opzioni, per esempio questa qui è la luminosità del display, regolabile da 1 fino a 10. Okay. A 10 è veramente molto luminoso. E poi abbiamo la lingua, è possibile scegliere italiano o inglese. Poi abbiamo la tolleranza di ricezione, questa opzione controlla la tolleranza di ricezione del segnale radio dai telecomandi e può essere utilizzata per ridurre le interferenze in ambienti dove ci sono dei rumori, rumori intesi come interferenze, diciamo, a livello di radiofrequenza. E poi abbiamo la modalità. La modalità può essere nulla, oppure master, oppure slave. Diciamo, nella modalità master, disponibile soltanto per la versione Plus, il dispositivo può utilizzare un trasmettitore interno per sincronizzare altri eventuali dispositivi presenti sul campo che lavorano in modalità slave. Questo vuol dire che praticamente i TP scoreboard sono predisposti per lavorare in coppia, ma anche, diciamo, è possibile anche metterne più di due, quindi potrebbero per esempio essere 3 o 4 sullo stesso campo, però uno solo lavora da master, mentre gli altri si sincronizzano lavorando in modalità slave. Importante capire che soltanto la versione Plus può comportarsi da master, mentre tutte le versioni, sia la Plus che la Basic, possono lavorare in modalità slave. L'opzione di cambio campo è molto importante perché appunto controlla la modalità di cambio campo, che può essere impostata su M, S oppure O. Praticamente la modalità standard del padel. Il dispositivo fa automaticamente un cambio di campo su tutti i giochi dispari, ok? E nel tiebreak ogni 6 punti, così come da regolamento standard del padel. Mentre con la modalità invece manuale il dispositivo cambia campo manualmente, cioè quando noi decidiamo di cambiare campo. Vi spiegherò poi come fare il cambio di campo manuale. L'altra opzione invece è S, la quale serve per effettuare un cambio campo automatico ogni set, dopo la fine di ogni set. L'opzione BT, che diciamo è disponibile nella modalità Plus, serve per decidere se utilizzare 2 o 5 pulsanti. Infatti la versione Plus può utilizzare, oltre ai 2 orologi, anche un telecomando a 4 pulsanti, i cui tasti possono essere agganciati a 3 funzionalità che poi vi spiegherò. Per salvare le impostazioni esiste il comando save, e quando appunto seleziono save, la configurazione del dispositivo viene salvata e resta anche quando spegniamo l'apparecchio. Abbiamo poi la funzione di restart, che serve per riavviare il TP scoreboard, e naturalmente abbiamo la funzione di off, che serve per spegnere l'apparecchio. Quindi se spengo l'apparecchio posso o riavviarlo manualmente entro 30 secondi, perché il power bank non è ancora andato in stand-by, basta premere quindi il tasto destro, oppure se il dispositivo va in stand-by occorrerà poi fare la riaccensione manuale premendo il tasto sul power bank, come ho fatto inizialmente. Ok, quindi ricapitolando, tutto quello che serve per cominciare a giocare è naturalmente posizionare l'apparecchio sul campo, e poi ogni squadra preme per alcuni istanti il proprio telecomando e siamo pronti a giocare.
Vediamo a cosa serve la regola del killer point. Se adesso andiamo nel menu vediamo che il killer point è attivo, quindi quando diciamo il punteggio sarà sul 40 pari, andiamo sul 40 pari, il punto successivo, come vedete, vince il game, quindi non ci sono i vantaggi. Ok, e andiamo avanti, arriviamo a vincere un set. Naturalmente io vi faccio notare che esiste un meccanismo per il quale non è facile segnare per errore un punto, perché se io cerco di premere 2 volte il tasto vedete che in pratica non c'è una doppia attivazione. Questo perché l'apparecchio ha un meccanismo, diciamo, di protezione che impedisce questo tipo di errore. Però se io mi sbagliassi a segnare un punto, esiste un modo molto semplice per tornare indietro, che è attivare il menu destro. Per attivare il menu destro io premo semplicemente il tasto destro e ho 3 opzioni, C, D e B. L'opzione C serve per il cambio campo manuale, l'opzione D serve per annullare un punto, l'opzione B serve per visualizzare il riepilogo dei set e dei giochi. Quindi se io voglio annullare un punto, quello che devo fare è utilizzare l'opzione D. Ok? Vedete che l'opzione D diciamo, ha portato indietro il punteggio dal 30-0 al 15-0. Se io utilizzo di nuovo l'opzione D, torno sul 0-0. È possibile tornare indietro fino a 4 punti, quindi un intero game. Ok? E naturalmente una volta tornato indietro poi posso effettuare le opportune correzioni e tornare al punteggio corretto. E quindi abbiamo detto andiamo avanti finché una squadra non vince un set. Come vedete il suono serve anche per una verifica, diciamo, audio della pressione del tasto. E siamo 4-0. E arriviamo al set point. Ok, come vedete sul set point l'apparecchio avvisa che appunto il punto successivo vincerà il set e come vedete il punteggio lampeggia. Ok? Quindi finché siamo sul set point, anche se l'altra squadra magari fa punto, quindi siamo 40-15 e siamo ancora in set point. Quando la squadra vincerà il set si sentirà questo jingle, ci sarà il consueto riepilogo della situazione e poi, siccome siamo in modalità diciamo cambio campo ad ogni set, ci sarà il cambio campo automatico. Naturalmente se noi andiamo nel menu insomma impostiamo il cambio campo su manuale, saremo noi a dover effettuare il cambio campo. In che modo? Utilizzando la funzionalità C che vi ho fatto vedere prima, cioè praticamente andiamo in questo menu, utilizziamo C e come vedete c'è il cambio campo, quindi dopo il cambio campo, diciamo, i giochi sono invertiti sul display. Ok? Quindi diciamo questi comandi di
B e C possono essere agganciati anche ai pulsanti di un altro telecomando. Quindi nella versione Plus o anche nella versione Basic, se voi attivate dal menu la modalità a 5 pulsanti, potete agganciare le funzionalità di cambio campo, riavvolgimento del punto e visualizzazione dei set e dei giochi a 3 tasti di un altro telecomando che potete posizionare nel punto che volete del campo, e potete agganciarlo qui col velcro, insomma, sul lato del dispositivo. Potete insomma, tenerlo in tasca, o potete metterlo in una parte comoda del campo dove voi potete raggiungerlo facilmente. Comunque, diciamo, è una scorciatoia. È una funzionalità abbastanza utile quando bisogna annullare un punto e non si vuole essere costretti ad agire sui tasti del dispositivo. Veniamo adesso alla funzionalità di standby. Come vedete, quando non si preme alcun tasto per un minuto, l'apparecchio riduce la luminosità del display allo scopo di risparmiare batteria. Questa però non è l'unica modalità di standby, ce ne sono altre due, ovvero dopo mezz'ora l'apparecchio spegne completamente il dispositivo e dopo un'ora di inattività va in uno standby ancora più profondo, dal quale però può essere sempre risvegliato premendo il tasto destro. E naturalmente questo nel video non posso farvelo vedere perché non ho la possibilità di fare montaggi, però diciamo che in questa modalità non si perde il punteggio, quindi voi potete mettere in standby una partita anche per un'ora e poi magari riprenderla senza perdere il punteggio. Parliamo adesso dell'alimentazione del dispositivo. Il dispositivo viene alimentato da un power bank da 5000 mAh, che è questo qui, power bank che può essere rimosso tramite un meccanismo ad incastro, ma è possibile anche semplicemente rimuovere il cavo, ok, che lo collega alla scheda madre, e attaccare il caricabatterie, un normale caricabatteria USB. Quindi lo attacchiamo semplicemente qui e il dispositivo è pronto per la ricarica. Per vedere lo stato di ricarica del power bank ci sono alcuni LED che non so se si vedono in camera, ma se io premo il tasto di accensione riesco a vedere alcuni LED che mi indicano lo stato di carica del power bank. Questo cavetto USB-C può inoltre essere utilizzato per il collegamento al PC nel caso ci sia la necessità di aggiornare il firmware. Infatti, se esce una versione aggiornata del firmware, questa è diciamo, potete scaricare sia il programma per aggiornare il firmware che il firmware stesso dal sito web, e collegando questo cavetto al PC, si tratta di un normale cavetto USB-C, ripeto, è possibile eseguire l'aggiornamento del firmware. Veniamo adesso alle opzioni di montaggio. Come vedete ci sono due ganci che permettono un rapido aggancio alla rete del campo di padel, e
questi due ganci sono molto comodi quando si vuole posizionare l'apparecchio all'interno del campo, mentre se si vuole posizionare esternamente per non avere niente all'interno del campo, si può utilizzare l'attacco GoPro. Questo attacco è appunto compatibile con diciamo, qualsiasi accessorio per questa telecamera, e tutto quello che bisogna fare è semplicemente prendere una ventosa come questa e avvitarla qui. Ok. In questo modo qui l'apparecchio può essere agganciato alla rete e poi naturalmente si può girare per avere visibilità all'interno del campo. Per quanto riguarda i telecomandi, questi invece sono in silicone e sono davvero insomma molto leggeri e molto comodi, non danno assolutamente fastidio sul polso. Le batterie possono essere sostituite molto facilmente svitando queste 4 viti, ok? E si tratta di batterie insomma di tipo questa, sono delle MN27. Io raccomando insomma, di utilizzare delle batterie di buona qualità come per esempio delle Duracell o Energizer. La qualità delle batterie è veramente molto importante, perché con delle batterie di scarsa qualità la portata del dispositivo potrebbe ridursi. Ricordiamo che la portata del segnale di questo apparecchio è di circa 100 metri in campo aperto, quindi veramente molto più di quella che è la dimensione effettiva del campo da padel. E inoltre vi raccomando di non utilizzare altri telecomandi se non questi, perché anche se il dispositivo in realtà è predisposto per lavorare bene con qualsiasi telecomando a radiofrequenza, in realtà poi i telecomandi normali hanno dei problemi quando subiscono delle scosse, come avviene mentre si sta giocando. Per quale motivo? Perché le batterie di questi telecomandi tendono a spostarsi e quindi il telecomando normale smette di funzionare, può smettere di funzionare all'improvviso, mentre questi telecomandi non hanno questo tipo di problema. Ok, questo è tutto, mi raccomando, supportateci in tanti e facciamo in modo da portare questo apparecchio su tutti i campi di padel.